Questa sera volevo farti una domanda che a mio avviso è una questione centrale alla base della maggior parte dei fallimenti delle relazioni. Dimmi pure, perché se si segue se stessi la propria unicità si ferisce gli altri? E come si fa ad agire senza poi non sentire rimorsi, rimanendo fedele a te stesso? Sì, ma se rimango fedele a me stesso questo provoca dolore nell'altro. Osserva bene, cosa dà dolore all'altro? Ma non so, la delusione che l'altro non è come lo si avrebbe voluto, il sentire che non si è più così importanti, appunto. Questo dolore deriva da un amore dipendente, un amore che si basa sull'essere considerato, visto, apprezzato. Ma lo sai, questo non è amore. Cosa intendi? Ogni azione, nella maggior parte delle relazioni, è dettata dal far di tutto per essere speciali, unici, in modo che l'altro ti apprezzi, ti consideri, non possa fare a meno di te. Così entrambi vi create una gabbia di dipendenza, dove la parola libertà a mano svanisce e con essa l'amore possibile. Ma è proprio così. Ma uno dà il meglio di sé e vuole credere nell'amore. Sì, uno dà il meglio di sé, da una parte, per un sano anelito di unione, ma dall'altra, per generare la sicurezza dell'amore, che equivale a dire la morte dell'amore e il reciproco annientamento della libertà, e quest'ultimo velocemente prende il sopravvento. Ma perché? Perché siete nati cresciuti con una continua educazione alla dipendenza. Si parte dai genitori, poi dalla scuola, dalle istituzioni e così via. Sin dall'inizio si è educati a essere conformati al volere di altri per poter avere amore. E se non sarete bravi bambini, allora vi sarà tolto l'affetto e l'amore. E così questo sistema si evolve a livelli sempre più grandi, attraverso le istituzioni, le religioni e così via. E questo è funzionale al sistema, poiché la dipendenza crea controllabilità. Da questo si crea una profonda spersonalizzazione e mancanza di fiducia interiore. Si crea un senso di inadeguatezza e la continua ricerca ossessiva di essere considerati, diplomati, gratificati, amati. Da questo processo si genera un sottile e continuo chiedere il permesso al mondo esterno per essere se stessi. Sì, ma scusa, bisogna pur sempre mettere delle regole nell'educare i figli. Sì, ma riconoscendoli per quelli che sono, vedendoli per le loro qualità e amandoli per la loro unicità, che non è uguale a nessun altro, ridandogli la loro integrità senza paragonarli in continuo e conformarli a modelli legati unicamente a soddisfare i bisogni infantili di adulti non cresciuti, valorizzando le loro risorse interiori, sì, facendoli anche vivere il disagio della negazione, ma non dettata da una comodità o manipolazione, ma dall'unico scopo di riportarli a sentire loro stessi, per ritrovarsi e riaffermarsi, per far sì che possano riprendersi la responsabilità delle loro scelte. Sì, posso anche capirlo, ma cosa c'entra con la difficoltà adulta di essere indipendenti? Ti ho solo tracciato la partenza, da dove comincia il tutto, da un sistema sociale e educativo che crea sistemi di dipendenza e una paura dell'indipendenza, poiché questa genera il caos. Ma non è così, anzi, questa genererebbe un mondo di pace. Quando nella relazione non sei più te stesso, non rispetti più i tuoi tempi, bisogni veri, allora inizi a farti schiavo e facendoti schiavo vuoi che l'altro lo sia, ma tu vuoi la libertà, giusto? Sì, è vero, ed è proprio la mancanza di questa che crea rabbia e quindi poi si distrugge tutto e in grande scala si genera la ribellione e guerra. Certo, io voglio essere libero nella relazione, essere me stesso, poter scegliere con i miei tempi, è ovvio. E allora se è ovvio, perché ti fai schiavo? Perché ti conformi, chiedi il permesso, ti adegui e chiedi altrettanto? Questo è il punto nevralgico di tutti i malintesi delle coppie, terreno sul quale si crea la separazione di una relazione. Sì, è vero, più si sta insieme ad una persona, più si perde la propria unicità, la propria individualità, autonomia, libertà. Ad un certo punto si sente che autonomia e relazione non possono andare insieme e succede qualcosa che rovina tutto. Ti sei fatto schiavo e pretendi che l'altro lo sia con te. Ma allora come fare?
Te l'ho detto dall'inizio, rimanendo fedele a te stesso, superando tutti i condizionamenti che ti impediscono di sentire il tuo profondo valore, sentendo il tuo profondo diritto alla libertà, seguendo i propri tempi, bisogni veri, poiché se segui la fedeltà a te stesso, segui e realizzi lo stato della tua anima. Sì, ma cosa intendi essere fedele a me stesso? Non raccontarti bugie, ascoltati attimo per attimo e senti di che cosa hai profondamente bisogno, cosa è buono per te, per vivere la tua verità di questo momento, rispettandoti totalmente. Ma così potrei volere cose che ad altri non piacciono, potrei fare soffrire delle persone, potrei fare azioni che creano delle profonde rotture. Lo so, le persone si aspettano da te un modo, si aspettano che tu segua delle indicazioni prestabilite. Questo ti rassicura e le rassicura, questo rassicura tutti. Lo so, la strada per la libertà non è condizionata, poiché è libera. A te la scelta se vuoi essere schiavo o meno. Sì, ma si ferisce l'altro. Ascoltami, ma secondo te qual è la persona più importante della tua vita? Non so, avrei una lunga lista. No, non c'è nessuna lista. Quella persona sei tu. Se tu non ti reputi importante, non potrai dare importanza agli altri. Se tu non ti rispetti, non potrai rispettare gli altri. E in sintesi, se tu non ti ami, non potrai amare e di conseguenza essere amato. Sì, ma torno sempre al punto di prima. Se io mi riprendo la mia unicità, allora ferirò l'altro e spesso si distrugge ciò che si è creato insieme. No, ti sbagli. Se torni a te stesso, quello che distruggi è un amore malato, tossico, dipendente, bisognoso. E se l'altro rimane ferito dal fatto che tu ora riprendi la tua integrità è perché soffre dell'amore bisognoso. Ma se in verità ti amasse, dovrebbe gioire della tua unità e riacquisita integrità. Uno schiavo rende un altro schiavo, un uomo libero rende altri liberi. Tu da che parte vuoi stare? Quindi spiegami, come si può essere autonomi e stare in una relazione? Intanto togliamo il termine stare in una relazione, che già pone un fine. Tu sai che non c'è niente di certo. Sì, è vero, ma la relazione mi dava quel non so che di sicuro, come lo sposarsi. Sì, ma guarda bene. Detta così comprendi che sono tutti sistemi che sigillano la libertà dell'amore. Lo vogliono imbrigliare poiché c'è paura di perderlo, perché c'è paura di sostenerlo e di crederci. Ma ricorda, un sinonimo dell'amore è libertà ed è proprio imbrigliando e rendendo sicuro un rapporto che fai morire l'amore. E poi tu mi parli del problema tra autonomia e condivisione, ma questa domanda sussiste perché in fondo, tu l'autonomia non l'hai mai voluta. Cosa intendi? Tu ti fai schiavo e pretendi la libertà, e qui sta il punto. Quello che sta male sei tu, non l'altro, e di conseguenza ti senti in colpa per l'altro. Ma se vuoi camminare nella strada della fedeltà a se stessi, non può esistere il senso di colpa. E perché? Perché se sei nella tua verità non hai da giustificare niente. Essere nella propria verità è la cosa più bella e dignitosa di un essere umano e non c'è niente da giustificare, poiché sei nudo a te stesso, senza bugie con te stesso, e questo genera libertà e impeccabilità. Sì, ma potranno giudicarmi, attaccarmi. In realtà il primo che si giudica, attacca, sei tu. Ma se rimani nella profonda verità scoprirai che non c'è più nessuno che ti può attaccare, poiché hai tolto la causa. Se non c'è nessuno che attacca, non c'è motivo di difendersi. Non dovrai più difenderti, poiché non c'è niente da nascondere a te stesso e quindi al mondo intero, comprendi? Quindi non mi devo preoccupare di essere me stesso, questo non è essere egoista? Egoista è colui che utilizza le cose per il suo unico scopo e questo genera una infelicità interiore. Qui si parla invece di seguire la verità di sé e sappi che questo è il più grande altruismo. Liberando te stesso, liberi gli altri e questo genera una vera felicità interiore. Significa seguire il flusso della vita e della propria anima, altrimenti continuerai a ingannarti e a non rispettarti. Se rispetterai te stesso, sarai rispettato e genererai rispetto.
Apprezza tu per primo chi si chiude, ti lascia o torna a se stesso, anzi amalo di più poiché ti regala la tua integrità attraverso la sua solitudine. Esci dal bambino bisognoso che chiede sempre. Ricorda, l'amore bambino chiede sempre, l'amore adulto sa che può solo amare. Se non ferisci te, non ferisci l'altro. E se comunque l'altro da questo non vedrà la possibilità di uscire dalla propria dipendenza, avrà perso un'ottima occasione. Ma non rimanere troppo a guardare, poiché ognuno fa la sua scelta e determina così in quale stato di consapevolezza vuole rimanere. Tu non puoi forzare, non puoi fare niente se non continuare a ricercare in te. Ma è doloroso vedere che ci sarebbe un altro modo e vedere che si vuole stare lì. È doloroso e mi dispiace. Ognuno ha i suoi tempi e le sue scelte e ciò che comunque è più importante è che tu per primo liberi te stesso da tutte queste dipendenze e ritrovi una integrità e autonomia profonda. Solo così potrai entrare attimo per attimo in una condivisione con un'altra persona e potrai realmente aiutarla. L'aiuto incomincia veramente quando liberi te stesso per primo. Sì, è vero, ma nelle relazioni ci si perde, poi si vuole tornare nella propria integrità, allora si vuole chiudere tutto e poi quando si è chiuso abbastanza si vuole ancora la relazione e questa è una questione senza fine. Ci sarà una risoluzione di questo? Intanto non è necessario chiudere tutto, distruggere una condivisione per ritrovarsi. Non è necessario distruggere l'altro per trovare se stessi, questa è una reazione all'essersi persi e essersi fatti schiavi, ma comprendo che spesso la si vede come unica possibilità di sopravvivenza. Diverso invece se ci si allontana, tenendo il cuore aperto, in modo consapevole per mantenere il rispetto di sé e quindi dell'altro, ma in questo caso il sentimento non sarà di rabbia, ma di comprensione, di compassione. Ma se non riesci ad arrivare a questo secondo modo, allora bisogna che continui sulla strada di perderti per l'altro e ritrovarti attraverso la solitudine attimo per attimo. E non necessariamente chiudendo e riaprendo nuove relazioni, dovrai invece ritrovare il coraggio di mantenere la fedeltà a te stesso attimo per attimo. Questo ti porterà a stare con ciò che c'è, senza passare da questi estremi. Mantenendoti aperto, ascoltandoti, seguendo i tuoi veri bisogni, attimo per attimo, amandoti per le tue chiusure e aperture, ti radicherai sempre più e questo potrai condividerlo anche con l'altro e sarà bellissimo se anche questi farà altrettanto. Ciò genera una vera condivisione e un cammino all'amore. Non avere paura di ferire l'altro e allo stesso tempo non chiuderti tu per primo rifiutando l'altro per trovare te stesso. Rimani semplicemente in ascolto di te e segui tenendo aperto il tuo cuore. E ascolta di cosa veramente hai bisogno tra continue chiusure e aperture. Continuando così ad un certo punto realizzerai l'amore che trascendi questi due stadi, come il sole che osserva il giorno e la notte sulla terra consapevole delle loro relative essenze. Un passo alla volta, vivi intensamente la verità di te, mantieniti aperto nel cuore, continua ad amarti, tieni aperte le condivisioni, chiuderti ciecamente non ti porta da nessuna parte, semplicemente confermi che per trovare te devi distruggere l'altro. Ma ti ripeto, se sei fedele a te stesso non devi distruggere niente, questo avviene perché hai rabbia, ma la rabbia è solo di chi si è fatto schiavo e ora vuole la sua libertà. Stai in te invece attimo per attimo, mantieni la condivisione, il resto non cercarlo e lascia che la natura della verità acquisita faccia in modo naturale il suo percorso, che potrebbe anche essere quello di uscire dalla relazione e lasciare che ne arrivi un'altra, in cui l'essere se stessi viene incoraggiato e amato. Ma ricorda per primo, da te stesso, amare significa ridare all'altro la sua completa integrità e unicità, non chiedendo niente. Lascia andare l'altro perché tornerà, lascialo libero perché ti donerà la libertà, ama la sua solitudine perché ti renderà la tua unicità. Beh, grazie.